Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cosa ha il baflo? Albaflo è un farmaco a base del principio attivo betamettasone sodio fosfato, appartenente alla categoria degli corticosteroidi e nello specifico glicocorticoidi. È commercializzato in Italia dall'azienda ST Farmaceutici SRL. Albaflo può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Albaflo 1,5 mg/2 ml soluzione iniettabile 6 fiale da 2 ml. Albaflo 4 mg/2 ml soluzione iniettabile 3 fiale da 2 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: ST Farmaceutici SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: betamettasone sodio fosfato. Gruppo terapeutico: corticosteroidi. Forma farmaceutica: preparazione iniettabile. Indicazioni: shock chirurgico e traumatico, degli ustionati, gravi reazioni anafilattiche ed allergiche, edema laringeo, allergie a medicamenti, allergie post-trasfusionali, stato di male asmatico, edema cerebrale, infarto del miocardio, emopatie in fase di rapida acutizzazione, crisi di insufficienza surrenalica acuta in pazienti con sindrome di Waterhouse-Friderichsen, morbo di Addison, morbo di Simmons, surrenectomizzati e surrenosoppressi da prolungata terapia corticosteroidea. Lesioni dei tessuti molli quali gomito del tennista e periartrite dell'articolazione della spalla, iniezione locale. Albaflo 1,5 mg/2 ml soluzione iniettabile ed Albaflo 4 mg/2 ml soluzione iniettabile non sostituiscono le altre forme di terapia dello shock e dello stato di male asmatico, ma possono notevolmente incrementarne l'efficacia. Sostituzione della terapia orale. Tutte le indicazioni di un trattamento corticosteroideo nei casi in cui per condizioni particolari del paziente, vomito, diarrea persistente, chirurgia maxillofacciale, non sia possibile ricorrere alla via orale. Posologia. La terapia corticosteroidea iniettiva per via generale va effettuata a dosaggi adeguati alla gravità del quadro morboso e alla risposta individuale dei pazienti. La dose usuale varia da mg a 1,5 a mg 4 per volta e va ripetuta, secondo necessità, fino ad ottenere la risposta desiderata. Le dosi possono, in determinati casi, raggiungere 10-15 mg o più in un'unica iniezione. Tale dosaggio può essere ripetuto per 3-4 volte nelle 24 ore. Questo medicinale può essere somministrato per via intramuscolare, per via endovenosa in bolo o, se necessario, per infusione addizionato direttamente ai normali liquidi infusionali. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti. Questo medicinale contiene sodio metabisolfito, 0,1% p/v, come conservante e pertanto non deve essere usato per trattare pazienti con ipersensibilità nota a bisolfiti e metabisolfiti. Vedere paragrafo 4. Infezioni sistemiche, qualora non venga attuata specifica terapia antinfettiva. Immunizzazione con virus attenuati. Altri procedimenti immunizzanti non vanno intrapresi in pazienti che ricevono glicocorticoidi, specialmente ad alte dosi, a causa di possibili rischi di complicazioni neurologiche e di insufficiente risposta anticorpale. Albaflo soluzione iniettabile non va iniettato direttamente nei tendini. Generalmente controindicato in gravidanza e durante l'allattamento. Vedere paragrafo 4-6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego nei pazienti in terapia con glicocorticoidi, sottoposti a particolari stress. È indispensabile un adattamento della dose in rapporto alla entità della condizione stressante. I glicocorticoidi possono mascherare alcuni segni di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Gli steroidi possono ridurre gli effetti delle anticolinestasi nella miastenia grave, dei mezzi di contrasto radiografici nella colicistografia e dei salicilati e degli antinfiammatori non steroidei. Nei pazienti con ipoprotrombinemia, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Albaflo, insieme ad altri farmaci come Aerosaloneb, compresse rivestite a euro, Aerosberunavir Accord, compresse rivestite a euro, Aerosberunavir Aurobindo, compresse rivestite a euro, Aerosberunavir Dottor Reddis, compresse rivestite a euro, Aerosberunavir Gaeuro, Aerosberunavir Creta, compresse rivestite a euro, Aerosberunavir Milan, compresse rivestite a euro, Aerosberunavir Sandoz, compresse rivestite a euro, Aerosberunavir Teva a euro, Aerosberunavir Zentiva a euro, Aerosevotazza a euro, Aerosgendoia a euro, Aeroskatruda a euro, Aeroslobidio, compresse rivestite a euro, Aerosnebivololo idroclortiazide Accord a euro, Aerosnebivololo idroclortiazide Doc Generic a euro, Aerosnebivololo idroclortiazide Ag a euro, Aerosnebivololo idroclortiazide Milan a euro, Aerosnebivololo idroclortiazide Sandoz a euro, Aerosnebivololo idroclortiazide Teva Italia a euro, Aerosnobizide, compresse rivestite a euro, Aerosprezista, compressa a euro, Aerosprezista, sospensione a euro, Aerosrizolsta a euro, Aerostribilda a euro, Aerosintuzza a euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Albaflo durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Albaflo durante la gravidanza e l'allattamento? Nelle donne in stato di gravidanza il prodotto va somministrato nei casi di effettiva necessità, sotto il diretto controllo del medico. In gravidanza è stata osservata una depressione dei livelli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non annota un'influenza diretta del farmaco sulla capacità di guidare e di usare macchine che può, tuttavia, essere ridotta in rari casi di effetti indesiderati di tipo neurologico. Effetti indesiderati in corso di terapia con cortisonici, specie per trattamenti intensi e prolungati, possono manifestarsi alcuni tra i seguenti effetti. Alterazioni del bilancio idroelettrolitico, soprattutto ipocaliemia, che raramente è vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il sovradosaggio di glicocorticoidi, betamettasone incluso, non comporta situazioni di pericolo di vita. Ad eccezione di dosaggi estremi, un sovradosaggio di glicocorticoidi per pochi giorni non ha probabilità di produrre risultati pericolosi in assenza di controindicazioni specifiche come diabete mellito, glaucoma o ulcera peptica attiva o di trattamento concomitante con farmaci tipo digitale, cumarinici o diuretici che provocano deplezione di potassio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Corticosteroidi sistemici a euroglicocorticoidi. Codice ATC. H02AD. Il betamettasone è un originale corticosteroide di sintesi dotato di una intensa attività antinfiammatoria ed antireattiva, pari a circa 8-10 proprietà farmacocinetiche. Nell'organismo il betamettasone disodio fosfato ha idrolizzato nella forma biologicamente attiva di betamettasone alcol. Il picco ematico ha raggiunto in 60 minuti, l'escrezione è quasi del tutto completata entro le dati preclinici di sicurezza. La DL50 nel ratto e nel topo, dopo somministrazione IM e via intraperitoneale, ha risultata sostanzialmente simile, 900 mg/kg. Studi di tossicità cronica nel cane hanno evidenziato l'effetto soppressivo sulla ciclicità. Elenco degli eccipienti: fenolo, sodio cloruro, sodio metabisolfito, e 223, sodio edetato, idrossido di sodio, aggiustatore di pH, acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Albaflo a base di betamettasone sodio fosfato sono: Bentelà, soluzione, betamettasone DOC, betamettasone EG, betamettasone LFM, IBET. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.